Ciao, sono Noemi Pelagalli, benvenuti in questo video dedicato al quartiere Kabukicho e alla moda che lo caratterizza. La moda in Giappone non è solamente un argomento meramente estetico, soprattutto quando si parla delle tendenze giovanili. Lo stile è infatti spesso espressione di disagio e di incomunicabilità. Premetto perciò che questo non sarà un video rassicurante. I temi trattati possono essere considerati disturbanti dalle persone più sensibili. Parlerò di salute mentale, dipendenze, entrerò nei dettagli degli aspetti più inquietanti del Giappone, che magari non tutti conoscono. Quindi valutate bene se continuare la visione oppure no. Questa puntata nasce come estensione e continuazione di quanto riportato nel mio libro Kokoro, il Giappone tra pop e disincanto. Durante i miei viaggi in Giappone sono entrata in contatto con alcune persone che vivono la notte a Kabukicho, che lavorano in questo quartiere, così come coloro che hanno reso celebre lo stile che attualmente lo caratterizza, e non solo, come vedremo. Le fotografie che vi mostro in questo video, ad eccezione di quelle con il riferimento alla fonte, sono state tutte realizzate da me in questi anni durante i miei viaggi. Mettetevi comodi dunque, sta per iniziare un viaggio nel lato oscuro del Sollevante. Uno dei quartieri più famosi di Tokyo, visitato quotidianamente da migliaia di turisti stranieri, è Shinjuku, uno dei 23 quartieri speciali della capitale, sede del trafficatissimo snodo ferroviario e del palazzo del governo metropolitano. All'interno dell'area di Shinjuku vi è Kabukicho, considerato il quartiere a luci rosse della capitale. Il nome Kabukicho deriva da progetti del dopoguerra per la costruzione, mai realizzata, di un teatro kabuki. Nel 1990 l'area è stata soprannominata il più grande distretto di intrattenimento per adulti dell'Asia. Qui infatti vi è un'alta concentrazione di host club, hostess club, love hotel, sopland, ma anche negozi, bar, ristoranti e discoteche. Kabukicho è sempre stato legato alla Yakuza, l'organizzazione criminale tradizionale giapponese. È un quartiere davvero famoso, tanto che oggi, come conseguenza del turismo di massa, è possibile vedere turisti occidentali passeggiare anche di giorno. La sua fama lo precede, non è un caso che sia stato celebrato o comunque rappresentato nella cultura di massa con film che io personalmente amo e che vi invito a recuperare se non li avete mai visti, come Ichi the Killer di Takashi Miike, Lost in Translation di Sofia Coppola, Enter the Void di Gaspar Noé, ma anche la serie Netflix Midnight Diner o il videogioco Yakuza. Siamo all'inizio degli anni 2000. In questa cornice sporca e sensuale, per le strade si notano soprattutto uomini che si fermano a mangiare presso Omoide Yokocho e a bere a Golden Guy. Si tratta dei salaryman, i dipendenti d'ufficio, che hanno uno stile prettamente casual, camicie slim, blazer leggeri. L'abbigliamento è caratterizzato da colori neutri, la silhouette è pulita. Vengono fotografati per strada, la stessa sulla quale poi molti si addormentano dopo aver ordinato un bicchiere di troppo. Queste figure maschili risultano speculari a quelle sempre più presenti di giovani ragazzi in strada, pronti ad avvicinare donne, possibili clienti, invitandole nei club, ma non club qualunque. Nella pluralità dei locali di Kabukicho se ne distingue una in particolare, gli host club, e proprio a partire da questi si sviluppa una delle sottoculture più iconiche della moda giapponese, l'host kei. Ma che cosa sono gli host club? Si tratta di locali che fanno parte del commercio dell'acqua, titolo dato al settore dell'intrattenimento notturno, tipici di Kabukicho. Negli host club le clienti pagano per conversare con gli host, ossia giovani attraenti. E sì, avete capito bene, parlare, flirtare, ma niente di più. Takeshi Aida è stato l'uomo d'affari che ha costruito un impero fatto di locali notturni tra gli anni 70 e gli anni 2000. Proprio nel 1971 ha aperto il primo locale a Shinjuku chiamato Ai Honten, impiegando uomini per intrattenere le donne. È con lui che è iniziato tutto, il resto è storia. In questi locali gli host fanno sentire le clienti, spesso donne in carriera, come principesse, per alleviare lo stress quotidiano, chiacchierando con loro e servendole da bere. L'atmosfera è simile a quella di un appuntamento, ma non vi è contatto fisico, oltre al sedersi vicini.
E per quanto paradossale possa sembrare questa pratica agli occhi stranieri, in Giappone è molto comune e può essere definita normale. Come dicevo, gli host sono ragazzi molto giovani, la loro speranza è quella di trovare una donna facoltosa che li mantenga il più a lungo possibile. I loro guadagni derivano dal tempo che ogni donna decide di trascorrere con loro e soprattutto dalla quantità e dalla tipologia di alcolici ordinati e consumati. Ma torniamo all'host kei, lo stile degli host, che nasce proprio nel contesto degli host club. Gli host, per spiccare e quindi essere scelti dalle clienti, devono distinguersi per fascino, capacità di conversazione e presenza scenica. L'aspetto è fondamentale, in quanto l'immagine è il vero e proprio strumento di lavoro. Ma in che cosa consiste l'host kei? Gli host sfoggiano capelli voluminosi, decolorati o tinti, solitamente biondi o castano chiaro. Indossano completi aderenti, camicie aperte sul petto, giacche lucide. L'abbigliamento si contraddistingue per dettagli vistosi e colori quali il bianco, il nero e l'argento. Gli accessori comprendono collane, anelli, cinture appariscenti, gioielli dalla foggia vistosa. E anche il make-up ha la sua parte, leggero ma presente, in grado di fare risaltare la pelle chiara. In sintesi, l'host kei richiama una eleganza occidentale reinterpretata e il glamour delle celebrità con elementi quasi teatrali. È uno stile costruito per attirare l'attenzione, comunicando successo e fascino. Si reputa che l'host kei sia una evoluzione dell'oni kei. Oni kei è un gioco di parole che descrive una versione da fratello maggiore dello stile gyaru maschile. Se il gyaru è indossato principalmente da adolescenti, l'oni kei è proprio dei ventenni. Tra gli accessori, cinture, marsupi, orologi e occhiali da sole. E tra tutti gli host ce n'è uno che è diventato famosissimo, che è considerato il re. Ovviamente sto parlando di Roland. Roland incarna l'evoluzione più raffinata dell'host kei. Si distingue per i capelli biondo platino, sempre perfettamente sistemati, gli abiti su misura e il look minimal lussuoso, molto meno caotico rispetto agli host dei primi anni 2000 di cui vi ho parlato fino ad ora. Roland ha una cura maniacale per i dettagli che vanno dalla pelle alla postura e al linguaggio del corpo. È con lui che la cultura host è uscita dal Giappone, grazie alle sue comparse in televisione e sui social, influenzando moda e atteggiamenti. Nel 2020 ha aperto poi il suo canale YouTube, The Roland Show, e oggi è un imprenditore a tutti gli effetti, intrattenendo solo donne facoltose su richiesta. Roland è la versione perfetta dell'host kei, meno street, più lusso. La sua costruzione dell'immagine personale è a tutti gli effetti quella di un'opera d'arte. È con lui che l'host kei si è evoluto in qualcosa di molto più sofisticato e in effetti gli host di oggi, che esistono ancora, sono molto più eleganti rispetto al passato. E ciò è evidente già dalle maxi foto affisse sui palazzi degli host club di Kabukicho. I ragazzi adesso hanno uno stile che richiama le immagini promozionali dei cantanti, degli idol. Inizialmente l'host era più un bad boy, adesso sembra quasi un idol coreano. È più truccato, indossa abiti dalle linee morbide, i capelli sono curati e in generale l'aspetto è molto più androgino. È probabile che a questo punto alcuni di voi si staranno domandando perché? Perché delle donne dovrebbero pagare ingenti somme per avere la compagnia di un giovane uomo solo per chiacchierare? La risposta è il desiderio. Il desiderio è aspirazione, brama, tendenza o bisogno verso il possesso o la realizzazione di qualcosa che appaghi una necessità fisica o intima. Il desiderio evolve nel tempo insieme alla società, ma i bisogni dell'essere umano no. I desideri sono legati alla fantasia, alla elaborazione di immagini e situazioni. Sono pensieri che possono avere un certo grado di riscontro con la realtà, pagando però un prezzo. E questo è esattamente ciò che avviene negli host club. Se all'inizio del 2000 erano le donne facoltose a pagare i giovani host, adesso l'età delle clienti è molto scesa. Tra le clienti vi sono infatti ragazze non necessariamente abbienti, anche studentesse, sex worker, lavoratrici di Kabukicho, e alcune sono disposte a tutto per il proprio host preferito, e con tutto intendo proprio tutto. Vi faccio un esempio. Nel 2024 Mai Watanabe, soprannominata Itadaki Riri-chan, è stata condannata a 9 anni di carcere in quanto colpevole di avere truffato uomini per oltre 150 milioni di yen al fine di contribuire al suo host. Questa dimostrazione del fatto che oggi per molte donne, moltissime in realtà,
non ci sono limiti per ringraziarsi il proprio host preferito. E rimanendo in tema di donne, come anticipavo, a Kabukicho non lavorano solamente uomini, ovviamente, ma anche le donne, che nello specifico esercitano negli hostess club. Gli hostess club sono locali dove le hostess intrattengono clienti uomini, conversando, bevendo insieme, garantendo compagnia e attenzione personalizzata, praticamente la controparte dell'host club. Anche qui, infatti, il focus è sull'interazione sociale e sull'illusione romantica. Il cliente paga per il tempo trascorso in compagnia, in un'atmosfera piacevole, spendendo cifre considerevoli in un drink e champagne. Kyabajo è come vengono chiamate le hostess, le quali a loro volta hanno un nome d'arte, Genji Name. Lo stile Kyabajo è documentato dalla rivista Koakuma Agea, pubblicata a partire dal 2005, con un pubblico di riferimento tra i 18 e i 29 anni, presenta le ultime tendenze popolari di moda e lifestyle tra le hostess. Koakuma Gea è una rivista unica che non romanticizza per niente la vita delle hostess. Oltre alla moda, essa affronta temi seri come il tema yami, traducibile come oscurità, malattia, ma anche delinquenza, traumi, gravidanze indesiderate, solitudine e alcolismo. Le modelle esclusive di Koakuma Gea hanno fatto carriera nel tempo. Tra queste spicca Rina Sakurai, conosciuta come Sakurina. Sulla sua vita è stato anche fatto un film nel 2009, con lei protagonista, Girls Life. Rina Sakurai è comparsa su Koakuma Agea all'età di 23 anni, diventando poi modella esclusiva della rivista e tra le più popolari della stessa. Si pensa che lo stile tipico della rivista, la Gea Kei, sia una evoluzione dello stile Gyaru, maturato nella scena dei locali notturni. Nello specifico si tratta di una combinazione tra due sottogeneri del Gyaru, l'Ime Gyaru e la Geyo. L'Ime Gyaru è stato popolare tra il 2000 e il 2010, caratterizzato da un'allure da principessa, quindi motivi floreali, nastri, volant, perle e pizzi. La Geyo invece è quello realmente influenzato da Koakuma Gea e che ne ha dato il nome. Si tratta dello stile proprio delle hostess, delle ragazze più mature. Capelli voluminosi, unghie lunghe, gonne corte, top scollati, calzarete, baby doll e giarrettiere. Insomma, una giovane donna sexy e seducente. Arrivati a questo punto, bisogna sottolineare il fatto che questi stili sono peculiari e totalmente distintivi rispetto alle altre tendenze a cui siamo abituati. Mi spiego meglio. I trend giapponesi sono associati ad un quartiere, come Shibuya o Harajuku. In questo caso, invece, le tendenze non riguardano solamente o generalmente Kabukicho, bensì proprio i locali notturni. Per vederle bisogna letteralmente entrare nei club, infatti. Si tratta di stili che sono legati alla vita notturna e al lavoro che questi giovani esercitano. E nonostante l'immagine patinata, si tratta di un lavoro fortemente competitivo. Si ha infatti grande pressione per generare vendite, creare e rafforzare la fidelizzazione. Oggi queste realtà sono molto più visibili rispetto all'inizio del 2000. Host e hostess si propongono sui social come brand personali e ciò ovviamente ha aumentato la competizione, oltre che ad avere ampliato la clientela sempre più giovane. Anche lo stile è cambiato. Negli ultimi anni l'immagine degli host e delle hostess è molto più sofisticata. A ben vedere in questo mestiere convivono realtà molto forti, intrattenimento, forte pressione commerciale, ma anche un ambiente sempre più regolamentato e legalizzato in contraddizione alle dinamiche emotive intense che si vengono a instaurare tra cliente e lavoratore o lavoratrice. Se da una parte infatti vi è la simulazione di un amore platonico, dall'altra vi è il rischio di dipendenza emotiva da parte delle persone più vulnerabili, le quali arrivano ad accumulare debiti davvero elevati per pagare le sempre più costose bottiglie di champagne. E siamo finalmente giunti al giorno d'oggi, al cuore di questa puntata. Kabukicho continua ad essere un quartiere che suscita grande curiosità per le sue contraddizioni e per ciò che propone e rappresenta. Rispetto al passato, la polizia, come dicevo, è molto più presente, infatti è normale vedere delle pattuglie durante il giorno e anche la sera. Oggi è una zona soggetta a continue campagne di polizia.
in quanto lo si vuole gentrificare e rendere sempre più appetibile e sicuro per i turisti stranieri, che arrivano sempre più numerosi. E ciò che a mio avviso salta maggiormente all'occhio e che ho visto diventare una pratica assodata anno dopo la pandemia è sicuramente il fenomeno dei touts, ossia di procacciatori illegali di origine africana che attirano persone per andare nei locali notturni con offerte false al fine di estorcere cifre elevate. Uno dei simboli più amati e fotografati di Kabukicho è senza ombra di dubbio la grande testa di Godzilla che troneggia sul tetto del cinema Toho. Che siete andati a Tokyo oppure no, sono convinta che l'abbiate vista in un qualche contenuto online. E proprio accanto a questo cinema, a partire dal 2018, si è affermata una tendenza che genera preoccupazione e tristezza. Sto parlando dei Toyoko Kids. Toyoko significa letteralmente accanto al cinema Toho, dove Yoko vuol dire accanto e To indica appunto il cinema Toho. Quest'area inizialmente era stata predisposta per le Olimpiadi, ma una volta lasciato il vuoto è stata letteralmente abitata da moltissimi ragazzini. Si tratta di giovanissimi senza tetto, i Toyoko Kids appunto. I Toyoko Kids sono giovanissimi, poco più che bambini, alcuni hanno 14 anni, molti anche meno. Sono senza diploma o conoscenze specifiche per lavorare, sono vittime della rigida pressione sociale. Moltissimi hanno problemi in casa, sono psicologicamente fragili, attuano autolesionismo e di questo aspetto ne ho avuto prova purtroppo, ho visto io con i miei occhi delle situazioni veramente molto pesanti. Alcuni hanno subito violenze domestiche, hanno avuto gravidanze indesiderate o hanno sofferto di bullismo a scuola, una pratica purtroppo molto comune in Giappone. Questo è anche il risultato di un'assistenza psichiatrica e di servizi sociali insufficienti o totalmente assenti. La maggior parte di questi ragazzi viene da famiglie monogenitoriali e hanno una storia di assenteismo scolastico. Così fuggono da casa e non vi fanno più ritorno. In Giappone, nonostante l'Agenzia Nazionale di Polizia pubblichi statistiche sulle persone scomparse, non sono disponibili dati specifici su giovani scappati di casa, nonostante questo fenomeno sia comunque in costante aumento dal 2018. Centinaia di adolescenti provenienti da diverse regioni entro un raggio di 100 km da Tokyo vivono per strada o in alloggi temporanei proprio a Kabukicho, una zona nota per il consumo di alcol e droghe da parte di minorenni, ma anche per casi di violenza e prostituzione. Il consumo di alcol poi è un tema in Giappone, in quanto è una pratica culturalmente accettata. Per esempio, è normale andare a bere con il proprio capo dopo il lavoro, anche se si è astemi. Questo fenomeno urbano riflette la convergenza di problematiche strutturali, come disfunzioni familiari, povertà, reti di protezione sociale inadeguate. Tutto ciò riflette problemi sistemici come l'instabilità abitativa, le disfunzioni familiari e la limitata accessibilità a servizi di protezione dell'infanzia. Non vi è infatti accesso alla terapia, non vi è supporto per aiutare a guarire dai traumi. In Giappone il tema della salute mentale è infatti ancora un tabù. A Kabukicho è come se questi ragazzi trovassero una comunità, qualcuno che li accetta e che condivide il proprio dolore. Qui vivono per strada. Chi ha qualcosa da spendere trova rifugio magari nei manga caffè. E per evadere da questa situazione, in tanti abusano di alcol o di altre sostanze illegali, ma vi sono anche casi di sovradosaggio di farmaci da banco. Tanti sono vittime della malavita e dello sfruttamento. Alcune ragazze finiscono nel tachimbo, una forma di prostituzione di strada. Stazionano in piedi in specifici punti pubblici, a volte fingendo di usare il cellulare, in attesa di essere avvicinate dai clienti. Lo fanno per mangiare e o per dormire in qualche hotel economico per potersi anche solo fare una doccia. E in tutto questo bisogna sottolineare che la prostituzione in Giappone è illegale. Tuttavia, a vederli, questi ragazzi non sono i soliti senza tetto, o perlomeno non sono ciò che la maggior parte delle persone potrebbe pensare. I Toyoko Kids
hanno infatti un abbigliamento che segue un codice stilistico ben definito, il Jirai Kei. Jirai Kei è una moda emersa tra il 2010 e il 2020. Il termine deriva dallo slang dei forum online, Jirai Onna, usato per descrivere ragazze che appaiono gentili, almeno superficialmente, ma che poi mostrano un comportamento instabile e imprevedibile nelle situazioni sentimentali. È un termine dispregiativo usato per stereotipare le donne, soprattutto quelle con problemi di salute mentale, come il disturbo borderline della personalità, il disturbo bipolare o altre condizioni che causano sbalzi di umore, esattamente come una bomba ad orologeria. Jirai significa mina anti-uomo, poiché rimanda proprio alla instabilità emotiva. Riguarda giovani donne all'apparenza vulnerabili e fragili, ma che esplodono emotivamente. Praticamente sono ragazze che inizialmente si mostrano carine e amorevoli, ma poi di colpo diventano ossessive. In poco tempo è arrivato a descrivere uno stile con specifiche caratteristiche, iperfemminile e dark. L'abbigliamento si compone di abiti o completi a due pezzi con decori, quali croci, cuori, spille da baglia, nastri, pizzi e volant. Tipico del Jirai Kei è la combinazione di colori, quali nero, bianco e rosa antico. Le scarpe sono Mary Jane con tacco grosso o stivali. Il make-up è tutto. Alcuni sostengono che sia il vero marchio distintivo del Jirai Kei. Il Nabita Bukuro è fondamentale, ossia la sacca delle lacrime. È un tipo di trucco che valorizza il rigonfiamento sotto l'occhio inferiore, considerato segno di giovinezza e innocenza. Viene accentuato in maniera esagerata, in modo da sembrare che si stia per piangere o comunque dona un aspetto malato. Vengono usate anche lenti a contatto colorate. Il fondotinta è chiaro per ottenere un incarnato pallido. L'eyeliner è rivolto verso il basso per avere un aspetto da cucciolo e nei casi più eccessivi si crea una curva con l'aggiunta di ciglia finte per dare l'illusione di avere un occhio molto più grande. Il Jirai Kei è diventato rapidamente popolare in Giappone grazie a internet e ai social network. Sono infatti apprezzate le foto modificate pesantemente con filtri per fare risultare la pelle particolarmente pallida, fino a raggiungere un aspetto decisamente innaturale. Gli occhi sono enormi da anime, i corpi snelli, il viso pallido, insomma, si vuole apparire inquietanti. E proprio in virtù della popolarità di questo stile, molti marchi giapponesi si sono dedicati a questo trend. L'accessorio più comune e rappresentativo è Kuromi di Sanrio, ma anche My Melody e Cinnamon Roll. Molti altri brand si sono poi rapidamente adattati a questa tendenza, come ad esempio Mars, che inizialmente proponeva abbigliamento a geiyou, adesso si è convertito al Jirai Kei. E poi successivamente i centri commerciali più famosi hanno dato spazio a questo stile. Presso Shinjuku Lumine Est è possibile trovare Liz Lisa. Fondato nel 1999, questo marchio è diventato celebre per proporre l'abbigliamento Imekaji, principessa casual, ossia l'outfit più sobrio rispetto all'Imegiaru, con tonalità neutre come beige o marrone. Oggi è stato convertito al Jirai Kei e presso questo centro commerciale è anche presente il marchio di scarpe Yosuke. Questo trend ormai è diventato talmente popolare da avere colonizzato anche altri quartieri di Tokyo e altri centri commerciali famosissimi, a partire dal celeberrimo Shibuya 109. Qui è possibile trovare marchi Jirai Kei, quali per esempio Liz Lisa, Mars, Roita, Secret Honey e Pium. Lo stesso poi vale per Ikebukuro, al Sunshine City, dove ho trovato davvero una vasta scelta di abbigliamento Jirai Kei, dai vestiti agli accessori alle scarpe. Qui trovano spazio Secret Honey, Roita, Noemi, si chiama come me, di cui segnalo anche la presenza a Takeshita Street, ad Harajuku. E restando ad Harajuku, presso il centro commerciale La Forêt, segnalo Amilighe, pilastro dell'estetica Jirai Kei e Yami Kawaii. Nonostante i brand di lusso non facciano parte del Jirai Kei, vi sono accessori che vengono privilegiati. Tuttavia, non potendoseli permettere, alcune ragazze ricorrono al papakatsu, ossia allo sugar daddy. E io vi posso assicurare che in tutti questi centri commerciali che vi ho elencato ho visto veramente tantissime ragazze giovanissime con un papakatsu. Tra il 2010 e il 2020 si è affermato un sottogenere del Jirai Kei, indossato sia dalle ragazze che dai ragazzi, detto Sabukaru. Esso si distingue per un'estetica carina, influenzata dal goth e dal punk, giocata sul nero e sul viola. A partire dal 2013 si è poi delineato un Jirai Kei un po' più adulto. Da quando questo stile è comparso per la prima volta,
Molte delle ragazze che lo hanno abbracciato nel frattempo ovviamente sono diventate delle donne, così hanno cercato di renderlo un po' più maturo, in modo da poterlo indossare anche sul posto di lavoro o per andare ad un appuntamento. Fino ad ora ho parlato soprattutto di questa moda in riferimento alle ragazze. Il Jirai Kei in realtà è uno stile associato anche ai ragazzi. Jirai Danshi indica infatti la controparte maschile, fatta di abiti scuri o con combinazioni nero, rosa, bianco. Vi sono poi alcuni elementi che richiamano il visual kei e si compone di maglioni oversize, camicie con pizzi e fronzoli, accessori dark. Anche questo è un look carino ma cupo, che a volte si sovrappone allo stile yami kawaii. Jirai Kei non si limita solamente all'abbigliamento, ma è ben presente anche nella cultura di massa, soprattutto in alcuni manga. Se volete approfondire l'argomento, eccone qui una lista. E sempre all'ombra di Godzilla hanno aperto nel frattempo numerosi nuovi locali chiamati Concafé, Concept Café. Per chi conosce Akihabara questa tipologia di locali non risulterà nuova, infatti hanno molto in comune con i ben più famosi Maid Café. I Concafé sono una via di mezzo tra i Maid Café appunto e gli Hostess Club. A Shinjuku la sera vi sarà sicuramente capitato di vedere numerosissime ragazze che invitano i clienti ad andare in questa tipologia di locali. Io sono stata da Shandy Love, un locale con caffè dedicato completamente appunto all'universo, al mondo Jirai Kei, dove le ragazze sono appunto vestite Jirai Kei. Qui, come immaginerete, gli uomini pagano per parlare con delle giovani ragazze vestite secondo questo trend. E qui faccio una piccola parentesi personale perché devo dire che io, non abbiatene a male, non sopporto i turisti che vanno nei maid café o in locali simili, poiché non si tratta di caffetterie normali, non sono dei bar che sono stati aperti per farsi le foto, divertirsi come in un qualsiasi altro locale considerato normale. Io mi ci sono recata per intervistare le ragazze al fine di realizzare questa puntata. Le ragazze tra l'altro sono state molto disponibili, hanno anche risposto a delle domande specifiche e abbastanza personali, senza farsi troppi problemi, forse perché ero una ragazza, non lo so, però comunque sono state molto aperte, cosa che non mi aspettavo assolutamente che sarebbe successa. Voglio specificare, nel caso non fosse chiaro, che questi sono argomenti molto delicati e non tutti, anzi quasi nessuno, vuole aprirsi per parlarne, anche perché si tratta di argomenti molto personali. Le ragazze che lavorano appunto da Shandy Love mi hanno servita da bere, poi hanno risposto alle mie numerosissime domande circa il loro lavoro e la situazione dei Toyoko Kids. Quindi tutto quello di cui io vi sto parlando è anche e soprattutto frutto di tutte queste interviste che io ho fatto a loro e a molte altre persone nel corso degli anni. Piccolo fun fact, mi hanno raccontato che i Maranza esistono anche in Giappone. Qui i reperti fotografici dei Maranza giapponesi che invece che shippare fanno i balletti. Pazzesco. Ad ogni modo mi hanno detto che molte ragazze, esattamente come loro, hanno iniziato a lavorare in questi locali un po' per necessità di soldi, un po' perché più semplicemente amano questo stile di abbigliamento. La tipologia di uomini che frequenta questi locali è molto discutibile, per ovvie ragioni di privacy non ho potuto fare fotografie. Mi hanno raccontato la difficoltà dei Toyoko Kids per la strada, spesso vittime di overdose fatali. Mi hanno detto che ultimamente la polizia si sta impegnando a sistemare le cose. Ma come? Nascondendole. La zona accanto a Godzilla è stata infatti smantellata. Lo spazio in cui Toyoko Kids dormivano per strada è stata recintata e chiusa, ma i ragazzi vi stanno intorno. Io stessa ho avuto modo di vederli, sia lì ma soprattutto per le vie laterali. Stavano sdraiati o seduti per terra bevendo alcol, qualsiasi orario del giorno e della sera appunto. E prima di andare via mi hanno consegnato questa rivista contenente tutte le informazioni sui locali notturni, sulle ragazze che vi lavorano, con tanto di QR code che rimanda alle loro pagine social. Jirai Kei è stato associato fin dall'inizio a Kabukicho. Nasce proprio come stile della vita notturna legato a questo quartiere. Con la condivisione online tramite social e blog è arrivato anche in altre città, facendo presa soprattutto a Osaka. Per approfondire l'argomento ho incontrato Kua,
una illustratrice giapponese conosciuta come una delle primissime rappresentanti dello yami kawaii. Di questo magari poi ve ne parlo in un'altra puntata, fatemi sapere nei commenti se volete saperne di più. Gli ho chiesto di portarmi nel suo quartiere di riferimento per scattare qualche foto e chiacchierare. Lei è stata molto gentile e disponibile e mi ha portata a Amerikamura. Amerikamura, detta anche Amemura, è un'area commerciale pop di Osaka. Qui vi sono molti negozi di abbigliamento occidentale, bar e locali notturni. Quest'area si è sviluppata alla fine degli anni 60, diventando rapidamente un importante centro per lo street style. Molti negozi vendono infatti jeans e abbigliamento vintage importato dagli Stati Uniti. Vi è anche una sorta di piccola piazza dove ho scattato le foto a Kua e dove si riuniscono i giovani appartenenti alle varie sottoculture della città. Kua mi ha raccontato di seguire la moda fin dalle scuole elementari, quando ha iniziato ad avvicinarsi al punk. Dopo aver cambiato molti stili durante il corso degli anni, oggi definisce il suo modo di vestirsi un Jirai-kei più femminile e carino. Ad un certo punto mi ha strappato un sorriso, chiedendomi quanto fosse popolare il Jirai-kei in Italia in questo momento. Non c'è. Gli ho spiegato che in realtà questo stile non è così popolare in Italia, anzi c'è molta nostalgia per i trend di fine anni 90 e inizio anni 2000. Kua è rimasta molto sorpresa, soprattutto per la spettacolarizzazione che da noi content creator fanno di tutti questi stili, ormai comunque passati in Giappone rispetto a quando sono esplosi. La realtà è che un po' la chiave per comprendere queste mode è che appunto in Giappone si è questa o quell'altra cosa il riferimento a uno stile e si abbraccia un trend proprio perché è uno stile di vita. Da noi invece lo si fa oggi quantomeno per fare i contenuti, o almeno moltissime persone lo fanno per questo motivo. Questa riscoperta delle mode giapponesi di una volta è a uso e consumo dei social al fine di ottenere visibilità. In poche parole è un atto performativo. Ma tornando al Jirai-kei in Giappone, Kua ha affermato che questo è uno stile più informale e meno costoso rispetto ad esempio al Lolita. I colori e i dettagli carini lo rendono facilmente apprezzabile. Questo è uno dei motivi del suo grande successo. E tra l'altro alle ragazze giapponesi piace dare un'immagine di sé fragile e instabile. Ha aggiunto anche che i problemi riguardanti droga, prostituzione e alcolismo sono molto presenti tra i giovani di Osaka e che purtroppo la società si limita a giudicare gli adolescenti senza fare qualcosa di concreto per loro. Dall'esterno in Occidente si ha la percezione di romanticizzare i problemi mentali attraverso la moda, un po' come da noi era stato con la moda emo e l'autolesionismo qualche anno fa. Io stessa nel corso degli anni, scrivendo e parlando di queste situazioni, ho ricevuto commenti e messaggi negativi. È stato detto che i marchi guadagnano sui problemi dei giovani e che c'è proprio il progetto a monte di voler speculare sulle disgrazie altrui. Ma voi di questo che cosa ne pensate? È indubbio, almeno per me, che le mode in Giappone non sono semplicemente l'espressione di un'estetica fine a se stessa, ma l'espressione di un disagio molto più profondo. In un paese dove non è visto di buon occhio esprimere i propri problemi, dove bisogna sempre eccellere in qualsiasi disciplina e dove non vi è un supporto concreto per la salute mentale, ecco che la moda si fa portatrice di ciò che non può essere esternato altrimenti. Io vi ringrazio per aver seguito questa puntata, non facile, lo ammetto, ma spero che sia stata di vostro gradimento. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro pensiero a riguardo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!